Presidente, prego. Allora, io devo ringraziare il prefetto in primis, Alessandro Giuliano, per il valido supporto che hanno dato. E io immaginavo, dopo essere stato a Francoforte e aver visto la loro curva a destra, io ero seduto qui, a destra c'era questa curva che mi ricordava in Serie C, quando io ho iniziato il mio percorso, quel tipo di tifo ancestrale, come se volesse significare qualche cosa di diverso dal tifo spontaneo, vero, educativo che inneggia ai valori dello sport. Tant'è che dissi a Marchetti, dico, scusa, tu a me per qualcosa che appare mi fai fare delle multe di 30, 40, 50 mila euro, questi qui li devi avere 1 milione. No, vabbè, ma non gli farò nulla, vedrai. Allora, il discorso qual è? Voi conoscete la sigla ACAB? La conoscete, no? Ci abbiamo fatto pure un film, se non sbaglio. Allora è chiaro che quando c'è di mezzo l'autorità costituita, i reietti cosa fanno? Non aspettano altro che unirsi per fronteggiare le forze dell'ordine. Quindi tutto quello che può essere racchiuso in un confronto tra tifoserie, in realtà è un pretesto per mettere a dura prova l'ordine costituito. Io ieri ho visto uno spettacolo straordinario allo stadio. Vedete, ci sono alcuni napoletani di cui io non faccio nemmeno il nome che si permettono di fare delle interviste dicendo non capiamo perché De Laurentiis sia così restrittivo. C'è troppo ordine allo stadio, una volta si faceva più casino. Beh, io dico sempre, il casino ve lo fate a casa vostra, perché lo sport è sport e il tifo deve essere assolutamente un tifo sano, perché allo stadio ci vanno famiglie, ci vanno bambini, ci vanno adolescenti ai quali non bisogna assolutamente far fare un giro di passo di cocaina, né di fumare la marijuana, né di far vedere un'arma, né di far vedere che in fondo il Napoli siamo noi, perché questo è il leitmotiv di 300-400 persone. Probabilmente ieri erano fuori come cani sciolti appresso alle forze dell'ordine, ripeto, e diciamo con la scusa di fronteggiarsi con i tedeschi. Ora, io ieri ho visto uno stadio inglese, cioè l'Inghilterra è l'unica nazione dove un primo ministro, e qui mi dispiace per la politica italiana, perché la politica italiana se n'è sempre lavata le mani, l'unico premier, una donna, guarda caso, io mi aspetto che la Meloni faccia lo stesso, io sono anni che dico prendete la legge inglese e applicatela negli stadi, perché voi pretendereste che noi dovremmo investire i nostri soldi nel rifare degli impianti che poi vengono devastati? Ma non ci pensiamo minimamente. Quindi non si tratta di dire adesso arriveranno i campionati nel 2032 per cui partiranno i finanziamenti di 200 milioni a stadio per rifare gli stadi. Ma non ci pensiamo nemmeno, perché se qui non viene regolamentata la frequentazione dello stadio, non esiste questa possibilità, cioè lo stadio deve essere un luogo sacro dove questa rappresentazione scenica importantissima
viene rappresentata e poi viene trasmessa. Ieri avremmo avuto 1 miliardo di viewer nel mondo e io sono fiero di aver dato un'immagine come se fosse il calcio inglese, che è il più remunerato del mondo, perché da quando nell'86 hanno fatto questa nuova legge, per 2 anni gli stadi si sono svuotati, poi si sono riempiti di persone che non si possono nemmeno alzare in piedi, perché se no arriva uno steward, scusi, lei si deve mettere seduto. La seconda volta la stessa cosa, la terza volta viene sbattuto fuori. Cioè, voglio dire, ci sono anche le celle, le prigioni negli stadi, ci sono i questori per ogni stadio. E allora, voglio dire, noi poi ci lamentiamo che le nostre forze di polizia vadano in sofferenza, o lei, signora, si permette di fare una domanda al questore, secondo me una domanda inopportuna. Allora, io dico, dateci gli strumenti. Io non mi permetto di commentare la massima organizzazione del calcio europeo, che è la UEFA, però non dimentichiamoci che con la UEFA io sto rifacendo 3.000 metri quadri allo stadio, dove il comune, la regione, la FIGC e il sottoscritto si sono messi in campo per rifare 3.000 metri quadri in 40 giorni, rifacendo i pavimenti, i soffitti, le pareti, l'impiantistica che non esisteva. E ragazzi, ma guardate che l'Italia è un paese bellissimo, non manutentato, politicamente inespresso, che sia a sinistra, che sia a destra o che sia al centro. Quindi voglio dire, Ivan Zazzeroni ha fatto un po' il resumé di tutti quanti i commentatori di quello che è avvenuto ieri. Io non mi posso permettere, lo farò alla fine del campionato, di parlare della UEFA, perché si rappresenta da sola, no? Con i suoi signori. Poi basta pensare a Parigi, l'altro anno, il mio capo della comunicazione era lì, ha rischiato la vita. Quindi voglio dire, qui bisogna cambiare tutto. Allora io dico, ma perché la signora Ursula von der Leyen non si mette in testa di prendere in mano questa situazione, visto che ci sono centinaia di milioni di tifosi in Europa, che sono centinaia di milioni di elettori possibili? Che dobbiamo fondare un partito politico del calcio a livello europeo? Cioè voglio dire, se il calcio è la cartina di tornasole per sopprimere tutte le differenze sociali, tutte le problematiche che esistono nelle persone, perché uno regala 90 minuti di puro impegno sportivo e di divertimento, e poi dopo non lo possiamo però inquinare o farcelo inquinare da chi dovrebbe tutelarci e non è all'altezza di farlo. È chiaro il ragionamento? Quindi voi poi traetene tutte le vostre deduzioni non coinvolgendomi, perché io mi farò coinvolgere soltanto quando sarà finito il campionato, e allora faremo una conferenza stampa ad hoc su quelli che sono i problemi politici del calcio. Grazie. Grazie Presidente, se eventualmente... Domanda a lei? Sì, perché io vorrei che lei mi rispondesse su un concetto. Se dopo che il prefetto aveva, diciamo, negato la possibilità di venire, il TAR della Campania, nella sua presidentessa, aveva invece fatto ricorso e aveva ottenuto. Il prefetto invece ha reiterato e ottenuto il blocco. La domanda che io le voglio fare è: mettiamo che fossero arrivati i 2700 tedeschi allo stadio, lei crede che prima e dopo la partita non sarebbero accaduti problemi ancora più grossi per la quantità di tedeschi in città? Senza dubbio, ma proprio perché E ci allora, sono molti attori e non c'è... si è data la risposta da solo. No, ma il problema è che non c'è solo il prefetto. Appunto, lei ha citato la sentenza del TAR. Quella sentenza ha agevolato o non ha agevolato una situazione di caos che si è venuta a creare? Così come l'altra domanda No. che le avevo posto, ma i
cui i ministeri, le autorità competenti si sono parlati, c'è stata collaborazione anche da parte dei tedeschi. Che si siano parlati, questo non c'è dubbio, però mi riaggancio, la presenza di 2700 persone ha creato enormi difficoltà. Quindi la riadozione del provvedimento ha comunque limitato delle presenze anche di veri tifosi. Sarebbero stati E questo, coinvolti io lo senza dico, neanche saperlo. in senso sportivo, a me dispiace, io lo dico al questore, ogni volta che devo firmare un provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi soffro e questo lo dico da quando sono in carriera, perché per me è sport e il calcio ancora di più. Quindi le posso assicurare che diciamo, gli interventi fatti in più, le dico anche che diciamo, qualcuno ha obiettato se era potere o fosse competente il prefetto, visto che si parlava di una gara internazionale. Io ritengo che la competenza a livello di ordine e sicurezza pubblica sia dei prefetti sul territorio, perché conoscono, hanno i dati che ci hanno consentito appunto di rideterminarci nel senso, sia pure con la limitazione ai tifosi del Francoforte. Io invece vi chiederei la cortesia di soffermarvi nelle vostre scritture o video su chiedere veramente alla elegantissima signora Ursula von der Leyen di interessarsi del calcio. Non se ne può fare a meno che un organismo così importante ignori il calcio e lo lasci nelle mani di chi gode di una posizione dominante senza precedenti. Ma c'è stata collaborazione tra la polizia tedesca e quella italiana? Prego. Comunque ha introdotto forse il collega la domanda che vorrei fare. C'è stata una collaborazione da parte delle autorità tedesche? Se sì, che tipo di collaborazione c'è stata? Se vi aspettavate, se qualcosa non ha funzionato evidentemente, se vi aspettavate qualcosa di diverso, se potete diciamo, renderci partecipi di se c'è stata, come diciamo, c'è stata, in che modalità si è svolta. Io accenno a quello che c'è stato a livello centrale. Guardi, le autorità tedesche erano ieri ampiamente rappresentate, stava vicino a me nella sala, diciamo, dove c'era da mangiare l'ambasciatore, persona elegante, persona perfettamente bilingue con l'italiano, persona assolutamente che non ha dimostrato cosa sta succedendo, cosa combinate ai miei concittadini. Era sereno, pacioso, pacifico, un gran signore, tant'è che io che ero molto inquieto nei confronti dei tedeschi, a un certo punto mi sono dovuto ricredere ed essere gentilissimo, anzi l'ho invitato anche a cena a Roma, quindi voglio dire, cari signori, voi... Ma che significa? Ma voi state cercando il pelo nell'uovo. Ma ragazzi, ma le altre partite le vedete i casini che succedono negli altri paesi? Allora è un problema ricorrente, soltanto che questi signori hanno avuto gli attributi per dire fermi tutti, non venite, gli altri se ne fregano, fanno venire e poi ci rompono la barcaccia a Piazza di Spagna. Siamo chiedendo, quello che stiamo facendo poi l'abbiamo visto, abbiamo alzato la ricostruzione, è vero, chi ha Guardate, è stato anche il comune di Francoforte che ha criticato Napoli e l'Italia. a fronte dei 2700, Sti cazzi. cosa? Lo so, però il comune della squadra doveva venire qui. questa Anche è una questo è un segnale collaborazione negativo. istituzionale. Non è una critica non ho a capito. voi, però insomma è un segnale negativo. Però Presidente, la von der Leyen, lei cosa chiederebbe alla von der Leyen? Chiedo scusa, visto che lei è la prima. Scusa, è il capo dell'Europa, sta a Bruxelles, e cosa proposte? Lei che proposta andrebbe a fare?
non di gestire il calcio, di eliminare la unilateralità che esiste in Europa e nel mondo, dove ci sono, nel mondo lei non ha possibilità di muoversi, però qui noi abbiamo due organizzazioni, una la UEFA e una la FIFA, e abbiamo visto, voi non so se avete visto ragazzi, perché sennò sembra che voi viviate in un altro paese, cioè avete visto su Netflix le 4 puntate su FIFA di quello che si sono rubati centinaia di miliardi di euro? Allora, ma ragazzi, ma di che cosa parliamo? Il problema è che quando tu dai troppo potere a uno, questo potere viene sempre mal gestito e in maniera antidemocratica. Allora, poiché il calcio è la massima espressione della democraticità, io credo che qui ce lo si dimentichi un po' troppo spesso, perché tutti hanno diritto nel mondo dello sport a competere, a primeggiare e soprattutto a investire, perché non vi dimenticate che noi con il Covid abbiamo perso miliardi e miliardi e miliardi nel mondo di euro. Non vi dimenticate che negli Stati Uniti, dove c'è veramente la coscienza dell'impresa che viene difesa a tutti i costi, perché la verità è che noi l'impresa in Europa non la difendiamo. Allora guardate un po' che cosa succede nel mondo della NBA, ve lo siete domandato? Guardate un po' se succedono questi problemi. Io ho visto stadi, palazzetti da 60.000 posti pieni, perfetti, con un tifo incredibile, ma corretto. Lei prima Si commenta da solo, quindi non c'è bisogno che ne parli io. Io dico soltanto che Maradona ospiterà un evento molto importante, perché per le qualificazioni Italia-Inghilterra è una partita incredibile, quindi io vorrei invitare i napoletani a vivere, visto che i prezzi sono molto accessibili da parte della federazione, della FIGC, a venire allo stadio, a far sentire il loro calore, perché tra l'altro nella nazionale italiana ci sono dei napoletani che giocheranno, e quindi secondo me è molto importante voltare pagina, metterci tutto alle spalle e in nome di una internazionalizzazione, perché una partita Italia-Inghilterra verrà vista ovunque. Mi meraviglio che la UEFA non l'abbia messa di domenica privilegiando Malta rispetto all'Italia, cioè questo vi dà una dimensione della loro capacità di marketing, sono eccezionali, sono straordinari. Difatti nel carnet degli inviti ogni volta mi rispondono dei miei carissimi amici: Aurelio, io giovedì lavoro, venerdì mattina ho un appuntamento alle 7:30, alle 8, quindi capite anche in che mani stiamo. Ma lo inviterà allo stadio, Ceferi? Prego? Lo inviterà allo stadio, Ceferi? Ma Ceferi non ha bisogno di essere invitato, Ceferi può andare e deve andare ovunque lui voglia, è lui l'organizzatore della manifestazione internazionale europea, quindi dobbiamo concentrare se ci sarà scaramanticamente, infatti non lo pronuncio, quello che dovrebbe accadere per tenere in sicurezza 3 milioni di napoletani che vorranno festeggiare. Era la domanda Sì. che volevo porre. Ma noi già stiamo lavorando da settimane. Già stiamo lavorando. Quindi È una situazione. Una tifoseria arrabbiata non credo, perché io... Una città, insomma, per quello che è successo. per quello che è successo ieri, No, per il calcio Napoli. ma io credo che la città sia arrabbiata perché non si debba cadere nelle provocazioni di pochi dementi. Ecco perché noi dobbiamo interpellare l'Europa affinché questo non possa accadere, perché non è come diceva il prefetto e come diceva il sindaco e come ha detto anche il questore, accade o è accaduto soltanto a Napoli. A Napoli abbiamo avuto delle persone in charge che hanno avuto gli attributi per poter dire no.
cosa che in altre città non avviene. Poi dopo i problemi, ripeto, se fossero arrivati 2700 persone, a parte il fatto che quando io dico ognuno se la vede a casa propria, perché dico questo? Perché o uno dice, scusate, è una partita, perché non deve essere vista al 50% dagli uni e dagli altri? Allora avrebbe un senso se venissero allo stadio 25.000 persone dell'altra squadra a sostenerle, è giusto? E allora io perché mi debbo incasinare la vita per 2700, 2200 o 1800? Anche noi quando andiamo all'estero abbiamo delle pressioni per i biglietti che ci vengono dati che è una follia. Allora il problema qual è semmai? Il problema è che uno dovrebbe prendere le schede in mano alla questura dove sono tutti schedati e cominciare a esprimere un sentimento di consenso o di diniego. Tu vai, tu sì, tu no, capito? E invece voglio dire, casini ne sono successi. Io in 19 anni me li sono fatti tutti gli stadi all'estero, adesso vado un po' meno perché li conosco, volevo vedere come erano organizzati, però ne ho viste di cose non belle. Però voglio dire, dipende da noi, siamo noi che abbiamo il boccino in mano, siamo noi gli organizzatori del calcio in Europa. È troppo comodo non prendere posizione, è troppo comodo dire sempre signor sì. Il problema lo sa qual è? Che le squadre importanti non hanno i proprietari in prima linea. Allora, o è impresa o non è impresa. Se è impresa, cioè io ho 10 società in 10 settori diversi, com'è che non passa una mosca che non passi sotto i miei occhi? Cioè, è ridicolo che le squadre importanti siano in mano ai fondi, siano in mano a degli impiegati di alto livello. Ma se io sono un impiegato di alto livello che guadagno 2 milioni o 3 milioni di euro all'anno, ma chi me lo fa fare di mettermi in prima linea a combattere? Io difendo il mio portafoglio e così non si va da nessuna parte. Sa quante volte io ho convocato dei miei colleghi che non stanno in Italia e che non si sono mai visti all'appello e sono dovuto andare a Los Angeles per parlarci? Questo è un problema. Cioè, quando io vado da 18 anni in Lega, il più delle volte a sentire anche delle cose inutili e a perdere il mio tempo, che io considero anche sacro, ma io dico, ma perché gli altri non vengono? Perché? Come fa quel direttore generale o quell'amministratore delegato a prendersi la responsabilità di certe decisioni? Lui difende il suo status, difende il suo salario. È chiaro il concetto? Per cui sarebbe facilissimo cambiare il calcio italiano se fossimo tutti imprenditori intorno allo stesso tavolo, perché l'imprenditore che fa impresa e non fa presa, e a buon intenditore poche parole, ci vogliono 3 secondi per mettere in atto tutte quelle attività perché le cose cambino. Io sono stato all'ECA presidente del marketing, poi mi sono stancato, perché quando ho visto che l'ECA, che doveva difendere gli interessi dei club nei confronti della UEFA, è diventato un tutt'uno con la UEFA, ho detto, ma io perché devo perdere il mio tempo e andare lì? È chiaro il ragionamento? Poi se lo volete capire, se no ve lo rispiego un'altra volta. Signori, grazie.